Avevo scritto un racconto che poi corrisponde al nono capitolo di Lilas, che si intitola Agave. In questo racconto cercavo di spiegare cosa fosse per me l'amore platonico. Ho pensato che fosse un buon punto di inizio per costruire un nuovo progetto e quindi ho cercato di capire come avrei rappresentato l'amore platonico tramite la fotografia. Ho immaginato l'oggetto del desiderio proiettato, cioè che vive all'interno delle fantasie della persona che prova il sentimento. L'obiettivo era quello di riuscire, se possibile, a inquadrare due cose contemporaneamente. Ho cominciato a immaginare che cosa mi permettesse di vedere qualcosa che non fosse all'altezza del mio campo visivo e mi sono venuti in mente i periscopi. Usando due vetri, uno semiriflettente e uno specchiato, il primo posto davanti all'ottica e il secondo davanti al soggetto, entrambi inclinati a 45 gradi, in modo da poter replicare attraverso le riflessioni il riflesso del soggetto davanti alla macchina fotografica e così imprimerlo all'interno dello spazio che invece si trovava effettivamente e fisicamente davanti alla macchina. Una sorta di sovraesposizione però effettuata in un unico scatto. Sono stata supportata da una serie di racconti che contengono in sé tanti immaginari, quindi in realtà il mio compito è stato anche molto facilitato dalle numerose possibilità che avevo proprio di leggere. Nel momento in cui leggevo arrivavano molto facilmente le idee che potevo mettere in pratica, anzi a volte erano anche fin troppo. Io mi sono molto divertito a sperimentare perché ho voluto quasi disegnare di getto quelle che erano le prime impressioni, la prima immagine che mi veniva in mente leggendo quel capitolo. È una storia che ha un mondo molto, molto surreale, molto difficile da razionalizzare. Mi sono basato un po' su quello che poteva essere veramente il mio background di immaginazione e ho cominciato a schizzare a matita, dopodiché sono passato alla pittura. L'ho realizzata con tecnica tradizionale, quindi disegnando a matita e dipingendo con acrilico e intervenendo con pastelli, quindi insomma mancava un passaggio finale che mi sarebbe piaciuto sperimentare affrontandolo in digitale. Un filo rosso che collega tutti e 10 i parallelepipedi nella loro realizzazione è l'uso delle illusioni prospettiche, quindi anche il gioco della tridimensionalità e della bidimensionalità, quindi molto spesso ciò che appare di due dimensioni in realtà ha una sua fisicità e ciò che invece può sembrare un oggetto o una forma tridimensionale in realtà magari è un semplice disegno su un fondo. E comunque il fatto che siamo riusciti a portare il progetto a termine è stato dovuto anche al sostegno enorme che ci è arrivato dalla famiglia, dalle persone che hanno collaborato, officina, libraria. Siamo molto felici di averlo portato a compimento.